Ciao a tutti e bentornati sul canale e in questo nuovo video della terza puntata sul corso basico di DaVinci Resolve da zero al primo montaggio. Nei video precedenti abbiamo visto come impostare un progetto con tutte le sue configurazioni, come configurare lo spazio colore e i profili colori delle telecamere che potrebbero essere utilizzate per la registrazione dei videoclip. In più abbiamo visto come organizzare il media pool e la creazione della prima timeline con poi il seguito del montaggio. Con questo video andremo a vedere degli strumenti che possono migliorare notevolmente l'aspetto dei nostri video, le transizioni e i titoli. Prima di iniziare voglio fare una precisazione importante. DaVinci Resolve mette a disposizione moltissime transizioni e anche moltissimi titoli. Alcune sono nate principalmente per il mondo televisivo, altre per videoclip musicali o produzioni particolari. Questo non significa che dobbiamo utilizzare tutte le transizioni che mette a disposizione il software. Molto spesso chi inizia a montare commette questo tipo di errore. Tutte quelle che sono presenti nel software prende e le inserisce nei suoi videoclip. E vale anche per quei video fotografici dove ogni foto che passa ci sono le più disperate transizioni che possano esistere sulla faccia della terra. Naturalmente questa è una mia opinione personale. Nel tempo ho imparato che meno si usano e meglio è. Utilizzate, eccolo, è arrivato Sparky. Saluta Sparky. Ciao. Lui è Sparchino, il nostro ragazzo, il mio ragazzetto. In realtà lui ha visto che ho il microfono e sta cercando questo, il perucchietto, che a lui piace molto, ma ovviamente sa che non lo deve toccare, però il ragazzotto lo vuole. Le transizioni vanno utilizzate quando servono veramente per raccontare un qualcosa o accompagnare lo spettatore da un passaggio all'altro del video. Nel cinema e nei contenuti social professionali ovviamente infatti si utilizzano principalmente poche transizioni. Io ve ne posso elencare 3, forse 4, ed è proprio su queste che ci concentreremo. All'interno di DaVinci Resolve, nella pagina Edit, spostiamoci in alto a sinistra e clicchiamo su Effetti. Qui abbiamo le transizioni video e all'interno delle transizioni ne abbiamo veramente una marea. Alcune di queste vengono utilizzate più che altro nella televisione o in reel. Le transizioni più utilizzate nel cinema sono il taglio, quindi il cut, la dissolvenza incrociata e il taglio morbido o la dissolvenza a colori. Partiamo subito dal taglio diretto. Il taglio diretto, chiamato cut, in realtà non si tratta nemmeno di una vera e propria transizione, ma è semplicemente il momento in cui una clip termina e ne inizia un'altra. Eppure è lo strumento più utilizzato nel cinema. Quando guardiamo un film, nella maggior parte dei casi, il passaggio tra un'inquadratura e l'altra, quindi tra questa e questa, tra la clip 1 e la clip 2, questo passaggio viene attraverso un taglio, quindi attraverso questo, un taglio. Questo è un taglio e questo è il passaggio tra la clip 1 e la clip 2. Poi abbiamo la dissolvenza incrociata, quindi nella libreria effetti, eccola qua, la selezioniamo e la trasciniamo con il tasto sinistro del mouse su il taglio delle clip. In questo caso DaVinci ti dà una durata di default della transizione e noi, tenendo il mouse sopra
il lato destro e il lato sinistro della transizione, possiamo allungarla o addirittura accorciarla rispetto a quello rispetto a come ce l'ha imposta lui di default. In questo caso, come dissolvenza incrociata su un taglio clip fatto in mezzo alle nuvole del volo del drone, più si allunga e magari meglio è. Ecco, il passaggio lo rende molto morbido. Se noi la vediamo senza, il passaggio è questo, è un taglio netto, però in questo caso non mi funziona, non mi va bene. Con la dissolvenza incrociata invece andiamo ad ammorbidire il passaggio, magari con una bella musica epica particolare sopra, lo enfatizza ancora di più. Dopodiché abbiamo il taglio morbido o lo stacco dolce. Da Vinci lo chiama stacco dolce. È un'altra funzione interessante che in inglese viene chiamato smooth cut, che viene utilizzata molto spesso per eliminare delle pause, oppure un errore, un taglio. Il taglio netto potrebbe risultare troppo evidente. Ecco, il taglio morbido o lo stacco dolce va a nascondere quell'errore. L'ultima transizione che vedremo è la dissolvenza a colore, chiamata deep color in inglese. Questa transizione è molto utile quando vogliamo separare capitoli differenti di un video, oppure indicare che è trascorso del tempo tra una scena e l'altra. E praticamente che cosa fa? Chiude la prima clip a nero e riapre la seconda. Possiamo anche allungare per vedere questo effetto come avviene. Nero e riapre. Questa qua è la dissolvenza a colore, molto utilizzata tra l'altro per andare anche a chiudere un filmato. La fine del filmato io la imposto e lei praticamente mi va a chiudere il filmato, in modo che io non vado poi ad agire sull'opacità mettendo i keyframe, che poi parleremo anche dei keyframe, per andare magari a creare una dissolvenza manuale, e qui ce la fa direttamente la transizione. Passiamo adesso ai titoli. Torniamo nella libreria e sotto troviamo titoli, ci clicchiamo sopra e DaVinci ci offre, questa è la versione studio, la versione gratuita ne ha un po' di meno, ma comunque sono funzionali. Per iniziare ti consiglio di utilizzare il titolo semplice chiamato text o testo, c'è anche il testo plus, è facile da utilizzare ed è più che sufficiente per la maggior parte dei progetti. Una volta trascinato all'interno della timeline, ecco, lo portiamo davanti oppure in un livello superiore. Una volta trascinato sopra la timeline potremmo modificarlo attraverso il pannello Inspector, che sarebbe questo, dove possiamo andare a cambiare il testo. Quindi qui cambiamo il testo, corso base DaVinci, corso base DaVinci, questo qua è il testo, lui di default ce lo mette al centro e anche in grande. Qui noi possiamo andare a cambiare il font. A me, per dire, un font che mi piace tantissimo è, adesso ve lo tiro fuori, l'Ailerons, che mi piace molto questo tipo di testo, e possiamo cambiare il colore del testo, quindi color, possiamo cambiare le dimensioni, la spaziatura che c'è tra lettera, tra i caratteri, e l'interlinea eventuale se c'è anche il testo sotto, e la posizione, quindi destra sinistra con X, Y su e giù,
uno zoom che praticamente non è nient'altro che X e Y linkati, e eventualmente la rotazione, l'angolo. Noi possiamo far aprire il testo, vedete che entra netto. Ok, se andiamo in transizioni video, dissolvenza incrociata, possiamo postarlo così, la mettiamo e guardate un po' come appare adesso. Bello, vero? Quindi l'ingresso è molto più morbido, quindi le transizioni possono essere anche utilizzate sui testi, sui titoli. Ecco, vedete come entra più morbido, e prima che appare il videoclip possiamo riprendere un deep color, in questo caso che mi va a chiudere a nero, e poi mi appare direttamente il video. Quindi vediamo com'è il risultato. Corso base Da Vinci, eccolo. Quindi sparisce il titolo e entra con il taglionetto la prima clip. Ma se volessimo far chiudere il titolo e apparire con un taglio morbido il videoclip, possiamo mettere o una dissolvenza incrociata o addirittura la dissolvenza a colore. Eccolo qua, molto più veloce. Lo allunghiamo un pochettino. A me piace molto staccare il titolo, mettere una dissolvenza a colore sulla parte del testo e una dissolvenza incrociata sulla clip che deve iniziare. Non è la quantità di effetti a rendere professionale un video, ma la capacità di scegliere quelli giusti nel momento giusto. Molto spesso gli strumenti più semplici sono anche quelli più efficaci. Se vuoi vedere queste tecniche applicate all'interno di un progetto, clicca qui per guardare il video già pubblicato sul canale. Un video realizzato con il DJI Mavic 4 Pro e il DJI FPV, realizzato qui in Friuli Venezia Giulia, sul Carso Monte San Michele e il Monte Lussari. Ti consiglio di guardarlo per cercare di capire come ho utilizzato le transizioni di cui abbiamo parlato. Ricorda sempre una cosa: non è la quantità di effetti che utilizzi a rendere un video professionale, ma la capacità di scegliere quelli giusti e inserirli nel momento giusto. Molto spesso gli strumenti più semplici sono sempre quelli più efficaci. Voglio ricordare a chi segue il canale che abbiamo avviato una raccolta fondi per la realizzazione di un film dal titolo 1917 Lettere dal fronte. La raccolta fondi è stata avviata perché, anche se è un film indipendente, comunque ha dei costi e questi costi non riusciamo ad affrontarli. Per chi ha piacere, ha voglia di contribuire a questo progetto, in descrizione troverete il link dove vi riporta al sito del Crowdfund per raccogliere i fondi, dove è spiegato tutto quanto il progetto e di cosa si parla. Se questa puntata ti è piaciuta e l'hai trovata utile, mi raccomando un bel like, un bel pollice all'insù, e ti invito ad iscriverti al canale per non perdere la prossima puntata, dove andremo a conoscere i keyframe e la parte dell'audio, quindi la gestione audio in DaVinci Resolve. Con questo non mi rimane che salutarvi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!